amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 aprile al 1° maggio, dove troveremo la luna piena in Scorpione. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Mi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la nostra lettura. Andiamo ad accendere la luna. Vediamo cosa vogliono dirvi gli oracoli. Ovviamente prima cerchiamo di capire dal punto di vista astrologico un po' per tutti in senso generico cosa aspettarci. Tutto questo periodo ovviamente a partire subito dopo dalla luna nuova del 17, quindi dal 18 aprile, e che ci porterà a cogliere il massimo di questa energia proprio nella luna piena in Scorpione del 1° maggio. Periodo molto attivo per lo sviluppo, un'energia potente, emozioni travolgenti, l'attrazione e la passione si possono intensificare. La ricerca, la curiosità saranno molto utili, il coraggio e la determinazione ci aiuteranno a raggiungere degli obiettivi importanti. Autocontrollo può esserci nonostante i dubbi e le perplessità. Di contro dobbiamo fare attenzione perché ci può essere qualche momento di forte instabilità emotiva, di insoddisfazione. Le emozioni sono molto forti e possono eccedere, nel senso essere anche distruttive per noi stessi e per gli altri. Aggressività, diffidenza possono aumentare, anche l'irascibilità e l'orgoglio. Quindi questi sono da attenzionare. E adesso però vediamo proprio le vostre energie, quindi di questo periodo, a partire proprio dal primo inizio, dalla prima carta che abbiamo, ultimo quarto. Questa ci porta a valutare il nostro percorso, le nostre abitudini, gli schemi limitanti, a considerare cosa va bene e cosa no. In pratica un momento per cercare di capire cosa lasciare andare, fare una specie di bilancio, di considerare magari una perdita o un qualcosa che si allontana non come una cosa negativa, momento per farsi coraggio e di pensare effettivamente che cosa fare per migliorare le cose, quindi sfruttare le nostre possibilità e di mettersi nelle condizioni, è vero, di valutare, scusate, di valutare però di agire prontamente, quindi di non rimanere fermi. Vediamo l'altro messaggio, arriva dalla Gibbosa Calante. È ovvio che non è assolutamente in riferimento a questo periodo che stiamo analizzando, ovviamente loro intercettano delle energie e quindi ci soffermiamo proprio sul significato chiave di ogni carta. E in questo caso è proprio il significato di riflessione, di pausa, di trasformazione che ci interessa. In momenti di passaggio possiamo avvertire comunque delle energie un po' bassine, un calo di forza, però alcune cose ci possono aiutare, proprio come abbiamo visto sin dall'inizio, a fare un bilancio. Abbiamo bisogno di riflettere, di fare un bilancio, una fase di raccoglimento in silenzio, oppure con qualcuno, con le persone più care che ci possono sostenere e ci possono consigliare. Magari invece semplicemente abbiamo bisogno di prenderci del tempo per metabolizzare degli eventi o di pensare bene prima di agire. Quindi anche questa carta effettivamente parla di azione, però parla di azione consapevole e quindi abbiamo bisogno di osservare, di capire che cosa fare e poi di agire. Troviamo Ulo alla Luna e questa parla di espressione, di comunicare, di farsi sentire oppure di andare necessariamente oltre. Magari è necessario esprimere a voce i propri desideri o di essere chiari nei confronti di qualcuno o seguire le proprie aspirazioni, quindi che cosa si vuole veramente, qualsiasi circostanza, di prendere il comando
comando e il controllo, non solo delle situazioni, magari abbiamo bisogno di farlo anche di noi stessi e delle nostre emozioni, soprattutto quelle che sono più negative, più complesse, e poi di non temere di crearsi dei nuovi inizi e delle nuove situazioni. E adesso procediamo con gli altri suggerimenti dell'oracolo dello sciamano. Allora andiamo a vedere cosa vogliono dirvi. Troviamo la carta il veggente. Mi piace molto questa carta perché parla proprio dell'affidarsi all'intuito, della propria visione interiore contro la logica. Abbiamo bisogno della logica, della razionalità, e infatti non ci sta dicendo di eliminare totalmente la logica, ma ci sta dicendo di andare nel profondo di noi stessi, di andare a cogliere delle intuizioni che rivelano la verità, e verità importanti, di non aver paura, perché c'è un qualcosa che vi sta tenendo lontano dalla chiarezza, magari un qualcosa che fate fatica ad accettare e che non volete forse vedere chiaramente per come sono alcune cose o alcune persone. E poi effettivamente si tratta di andare, come vi dicevo, a non eliminare la parte emozionale, ma a cercare di bilanciarla con la razionalità. In pratica devono lavorare insieme, però quello che deve prevalere è proprio l'intuizione, e quindi essere voi veggenti di voi stessi e del vostro percorso. Poi abbiamo il cerchio. Molto bella questa carta perché parla di connessione con lo spirito, con la natura, con l'universo, anche con gli altri, di vivere con presenza e profondità, per fare esperienze vere e vivere relazioni sincere, oneste, di rispetto. Quindi effettivamente ci parla di fluire, di danzare con ciò che accade intorno a noi, ma ci parla allo stesso tempo proprio di forza e di energia che possiamo trovare per affrontare sfide e rinnovamenti o rigenerazione per un proprio cammino personale, o per riconoscere alcune verità, per trovare uno scopo, una direzione ben precisa. Non solo, a livello spirituale si tratta anche di una direzione ben precisa riguardo ad alcune situazioni che stiamo vivendo. Per alcuni il lavoro, per alcuni una relazione nello specifico, sentimentale, di famiglia, di amicizia, insomma di qualsiasi cosa. L'ultimo messaggio arriva dalla croce andina, molto particolare come messaggio perché per certi aspetti secondo me si collega un po' a quello che stavamo dicendo sin dall'inizio. C'è un momento che può essere molto favorevole per noi, però dobbiamo comprendere bene, e quindi c'è una nuova saggezza, una nuova consapevolezza, e di capire bene quando muoversi o quando stare fermi. La vita è fatta di questo, cioè proprio di cercare di intuire il momento giusto di intervenire, però di trovare anche il momento giusto per stare fermi. Se stiamo troppo tempo fermi vuol dire che in qualche modo abbiamo bisogno di cercare e creare delle opportunità di sblocco. Quindi se è vero che per certi aspetti è arrivato il momento di agire, ovviamente valutando prima attentamente, per altri aspetti magari è il momento proprio di non agire per niente. Non sempre dobbiamo per forza fare qualcosa, non sempre per forza ci dobbiamo sobbarcare delle incombenze, degli impegni, e quindi anche qui si tratta proprio di scegliere, di discernere cos'è importante veramente per noi e soprattutto per il nostro benessere e il nostro percorso. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!